Il brontosauro, il dodo, il mammut e i maschi. Che cosa hanno in comune? La prima cosa che viene in mente forse non è quella più sorprendente. Infatti tutte queste specie sono state vittima o saranno vittima di un processo inesorabile. L'estinzione! Ciao detective, io sono Alice e oggi continuiamo a parlare del sesso nella biologia e in particolare affrontiamo un argomento piuttosto spinoso, l'estinzione del cromosoma Y. Quanto tempo abbiamo prima che i maschi si estinguano del tutto? Come faremo a riprodurci senza di loro? Saremo tutti degli organismi transgender oppure esisteranno semplicemente solo donne su questo pianeta? La scorsa volta abbiamo scoperto il motivo per cui la maggior parte degli organismi hanno bisogno di fare sesso per riprodursi, anche se dal punto di vista dei numeri sembrava non un grande affare, tant'è che in biologia viene considerato un vero e proprio paradosso. Infatti molte specie che nei millenni sono passate dalla riproduzione asessuata a quella sessuata si sono ritrovate ad un certo punto a fare marcia indietro e a rinunciare al sesso. Tra questi un giorno potrebbero esserci anche gli umani. Quando dunque ci vedremo costrette a dire addio alle nostre dolci metà? Gli studi vanno dalla nostra parte e sono concordi nel dire che è probabile che un processo di estinzione potrebbe accadere tra all'incirca 5 milioni di anni. Niente di cui preoccuparci dunque, però per la vita sulla Terra 5 milioni di anni non sono poi così tanti. Partiamo innanzitutto dalla differenza fra uomo e donna, quella fondamentale, il fatto che la donna abbia 2 cromosomi X e l'uomo abbia un cromosoma X e una Y. Che cosa sono i cromosomi? Semplicemente del DNA molto compatto che si organizza in questo modo per poter stare all'interno di una struttura piccola come una cellula. I cromosomi X e Y esistono proprio per garantire che ci sia una differenza fra uomo e donna. Quindi i geni che ci sono sul cromosoma X possono andare bene sia per gli uomini che per le donne, ma è importante che il cromosoma Y invece abbia dei geni che sono specifici solamente per gli uomini. Per esempio i geni per i testicoli o la calvizie si trovano sul cromosoma Y ed è il motivo per cui di solito le donne non hanno problemi con la pelata. Quindi il cromosoma Y contiene delle informazioni che vanno bene per gli uomini, ma se dovessero finire sul cromosoma di una donna porterebbero a qualche problemino. Quando il nostro corpo produce le cellule uovo e gli spermatozoi, che un giorno si uniranno attraverso il sesso, da ogni cellula intera con tutto il DNA c'è bisogno di formarne una che sia a metà, ossia che contenga la metà del DNA di una persona, così che un giorno lo spermatozoo e la cellula uovo si uniranno creando una nuova cellula con il DNA completo. Durante la formazione delle cellule uovo e degli spermatozoi nei nostri corpi c'è un passaggio fondamentale che si chiama ricombinazione. Il nostro corpo è fatto di tantissime cellule che hanno tutti i cromosomi. Gli umani ne hanno 46, organizzati in 23 coppie. La ricombinazione è il passaggio per cui prima che queste coppie si dividano c'è uno scambio di pezzetti di DNA, in modo da creare moltissima varietà genetica. Gli scambi di pezzetti di DNA possono avvenire solamente tra cromosomi dello stesso paio, quindi il cromosoma 1 con il cromosoma 1, il 2 con il 2 e così via. Quando arriviamo al cromosoma X, le donne non hanno nessun problema, ne hanno 2 e quindi entrambi i cromosomi potranno fare la ricombinazione senza problemi. Per gli uomini qui sorgono le questioni. Infatti, avendo un cromosoma X e uno Y, pensiamo alla loro forma. Solo le braccia del cromosoma Y si possono unire alle braccia del cromosoma X. Questa zona quindi farà la ricombinazione, ma c'è una zona lunghissima del cromosoma Y, circa il 95% della sua lunghezza, che assolutamente non lo potrà fare. Questo è perché non vorremmo mai che le parti del cromosoma Y, specifiche per gli uomini, tipo i testicoli, finiscano sul cromosoma di una donna. Quindi il cromosoma Y ha questa parte che noi definiamo degenere, ossia che non può fare la ricombinazione. Ma la ricombinazione è importante perché la natura vuole varietà, in modo che l'evoluzione possa procedere più spedita. Il cromosoma Y può quindi cambiare, ma principalmente accumulando delle mutazioni che hanno effetti negativi, talmente tanto che alla fine il cromosoma tenderà a perdere alcune zone e a rimpicciolirsi sempre di più. E rimpicciolendosi, prima o poi si estinguerà. Quindi che cosa succederà alla specie umana quando non ci saranno più i maschi? Come faremo a riprodurci senza gli uomini? È molto difficile fare previsioni per qualcosa che succederà tra 5 milioni di anni. Però possiamo guardare alle specie che hanno già perso il loro cromosoma Y e capire come si sono comportate loro. Per alcune di queste c'è stato un processo di autofecondazione, ossia gli individui hanno sviluppato l'abilità di poter autofecondare le proprie cellule uovo. E così dentro ognuno di noi c'è tutto il materiale per produrre dei nuovi figli e non c'è bisogno di fare un accoppiamento. La maggior parte delle specie però non hanno adottato questo metodo perché non è il più efficace e si sono ritrovate invece con un sistema di determinazione del sesso
che anziché avere una X e una Y ha semplicemente le X. Quindi se si avranno due X si sarà donna, se se ne avrà solo una si sarà uomo. Certo, in questo caso i maschi assomiglieranno molto alle femmine perché non ci saranno molti geni specifici per loro a livello di aspetto fisico, ma la buona notizia è che il sesso per queste specie continua ad avvenire. Quindi maschi, se anche doveste estinguervi, sarebbe un peccato, però la consolazione è che almeno il sesso rimarrebbe.